Buongiorno a tutti voi e ben ritornati in cucina. Anche per quest'anno cerchiamo di fare la nostra parte per introdurre al meglio quello che è un periodo meraviglioso, soprattutto per i bimbi, che è il carnevale. Fedeli all'etimologia della parola carnevale, carnem, levare, in previsione del periodo di astinenza quaresimale, ce ne andiamo dritti dritti con le mani in pasta sui fornelli a fare le castagnole. Vediamo insieme gli ingredienti che ci occorrono. Abbiamo bisogno di 450 g di farina 00 setacciata. Allora io qua l'ho setacciata 3 volte e poi andremo a setacciarla anche prima di metterla nell'impasto, quindi comunque è bene che più la setacciate meglio è. Questo è un dolce che devi lievitare, quindi è fondamentale setacciata. 450 g di farina. Utilizziamo olio per friggere quanto ne basta, quindi non c'è una dose precisa. 3 uova intere. Abbiamo bisogno di 200 g di zucchero, di cui 150 li utilizzeremo per la preparazione e il rimanente 50 g li andiamo poi a utilizzare per spolverare le nostre frittelle. Allora, abbiamo bisogno di 2 cucchiai abbondanti, siamo intorno ai 100 ml di liquore all'anice. Io ho questo qui particolare all'anice, se volete potete anche utilizzare il rum, l'effetto è uguale praticamente. Poi abbiamo bisogno di un baccello di vaniglia, questa qua, il burro, 75 g di burro, mi raccomando prendete il burro di qualità. Vado a utilizzare inoltre le zeste non trattate di un limone, potete utilizzare anche un'arancia, io preferisco il limone per questo dolce. 16 g di lievito per dolci e infine un po' di sale. Qui l'unica cosa difficile nell'esecuzione del piatto è capire come viene chiamato questo dolce nelle varie regioni. Le chiamiamo castagnole se siamo di Bologna, se tite sei di Milano le chiamo turtei, se invece siamo di Venezia le chiamiamo fritole e se invece siamo della Campania o della Puglia le chiameremo zeppole. Svelato dunque il mistero che racchiude il nome di questo dolce, ce ne andiamo subito ai fornelli, ma prima sigla! La prima operazione che vado a fare è quella di mettere 2 pentoline sul fuoco, uno un pochino più piccolo e uno un po' più grande. Su quello più piccolo vado a versare dentro il liquido all'anice, il nostro liquore all'anice, poiché ha una percentuale piuttosto alta di alcolica, preferisco farlo far evaporare un po' una parte dell'alcol e poi andare a utilizzare. Avete mai visto andare in giro Arlecchino, Pulcinello, ubriachi camminare così? Beh, effettivamente. L'altra casseruola invece la mettiamo semplicemente sul fuoco e la lasciamo scaldare, senza niente dentro. Ora che si è ridotto della metà possiamo spegnere il fuoco e andare a farlo raffreddare. Nel pentolino più grande che abbiamo fatto scaldare così lontano dal fuoco andiamo ad aggiungere il burro. Questo ci permetterà di far sciogliere bene il burro senza farlo bruciare. Così lontano dal fuoco riusciamo a ottenere una crema senza che si bruci, questo è importante. Lo lasciamo così, in modo piano piano si scioglierà tutto. Vedete, in pochi istanti si è completamente disciolto il burro e siamo pronti. Lo lasciamo raffreddare un pochino anche questo. Andiamo in una bowl a rompere le 3 uova. Aggiungo i 150 g di zucchero. E come sempre, appena aggiungiamo lo zucchero nelle uova dobbiamo andare ad amalgamarle, altrimenti facciamo i grumi. Quindi iniziamo subito il procedimento e andiamo così piano piano a montarle. Più riusciremo a montarle, ad agglomerare aria, e più risulteranno soffici le nostre frittelle. Gli aggiungo un pizzico di sale e continuo a montare. Ora, quando il composto è così spumoso, vado ad aggiungere all'interno il burro che si è intiepidito intanto. Aggiungo anche il liquore all'anice. Grattugio le zeste di un limone non trattato. Mi raccomando, come sempre, solo la parte gialla, evitate la parte bianca. Vado dentro con il lievito, lo setaccio, do una prima mescolata, vado a recuperare i semi della vaniglia, quindi li schiaccio con un coltello per il piatto, vado a inciderlo per il lungo, così, in questa maniera.
vado a recuperare tutti i semini. Guardate qua, mi raccomando, prendeteli tutti, che con quello che costa le bacche di vaniglia non sprecatene niente. La bacca di vaniglia, mi raccomando, non buttatela. Se avete intenzione di riempire con della crema pasticcera le castagnole, questa bacca risulterà fondamentale per realizzare la crema. Vado ad amalgamare bene il composto e ora è il momento della farina. Anche qui, dopo averla già setacciata 3 volte, vado a setacciarla ancora prima di metterla dentro il composto. Vado ad amalgamare bene il tutto, piano piano si creerà una pastella. Aggiungo la farina in 2-3 fasi, diciamo quando la prima parte di farina è stata inglobata in maniera uniforme, allora poi procedo con la seconda dose di farina. Ultima tranche di farina e qui a questo punto dobbiamo andare a sporcarci le mani, quindi mettiamo letteralmente le mani in pasta. Andiamo a mescolare la farina nel modo migliore e lasciamo che tutto diventi uniforme. Io mi aiuto con un tarocco anche per andare a recuperare l'impasto sul fondo. Molto bene, guardate che consistenza deve avere, come rimane morbido. Dividiamo l'impasto, tenetevi sempre un po' di farina in giro, se no si attacca tutto. Andiamo a tagliare, mettiamo da parte. Qua. Tagliamo ancora in 2. Allora qui poi sta a voi giocare un po' come preferite. A me non dispiace che siano all'incirca di un paio di centimetri. Allora, ipotizzando che questo è quello che vogliamo ottenere, tiriamo via gli eccessi qua e andiamo a fare dei cubetti da circa 2 centimetri. Quindi facciamo così. Vediamo un po' se la pallina è sufficientemente grande. Andremo poi a realizzare queste palline. Secondo me possiamo farle anche un pochino più grandi. Quindi facciamo così e vediamo come vengono. Diciamo che iniziano ad avere una bella consistenza, guarda. Ok? Quindi facciamo circa pezzettini da 4 cm e creiamo queste palline. Eccole qui le castagnole. Le vado a ricoprire con un canovaccio pulito e le faccio riposare in modo da lasciarle lievitare per una trentina di minuti. Olio di mais abbondante, mi raccomando non lesinate sull'olio, meno mettete olio e più la frittura assorbirà grassi, quindi abbondare sempre. Prepariamo un contenitore con della carta assorbente e andiamo a controllare l'olio. Friggeremo quando raggiungiamo la temperatura di 160 gradi. Siamo a 160 gradi, vedete come pian piano iniziano a gonfiarsi. Quando sono belle dorate iniziamo a tirarle via e le mettiamo sulla carta assorbente. Intanto che friggono quelle ancora calde le andiamo a cospargere con lo zucchero, in modo da far sì che rimanga attaccato. Guardate che belle che sono, che spettacolo! È importante che le passiate dentro lo zucchero quando sono ancora calde, in modo che questo zucchero rimarrà attaccato. Se lo fate da freddo poi questa operazione qui non viene bene. Vediamo com'è dentro. Oh là, spettacolo! Eccole qua, spettacolari, belle zuccherate le castagnole. Siamo giunti alla tanto attesa prova dell'assaggio. Andiamo a prenderne 1, 2, 3, quello che è. Intanto vediamo come è venuto dentro. Quindi apro qui, guardate che belli che sono. Sono proprio delle frittellone, dei biscottoni. E andiamo a vedere anche se poi sono buonissimi. Vedete col caldo come sono rimasti tutto lo zucchero attaccato. Fa anche un effetto decorativo molto bello. E poi è friabile, guardate. Opla, guardate qui come rimane dentro, tutto alveolato, Allora, mi metto qui a favore di camera e vado all'assaggio. Si sente? Buonissima! Ha una consistenza come un biscottone, uno di quelli buonissimi di fine pasto,
La sensazione che mi dà più piacere in questa castagnola è il profumo dell'anice, che ovviamente gli abbiamo tolto l'alcol in eccesso, e la croccantezza, quasi come se fosse un biscottone. Devo dire che secondo me i bambini questi ne vanno ghiotti, ma non solo loro, sono veramente buoni. Poi il fritto non appesantisce in questo caso qua, veramente. Fateli, riprovateli, fatemi sapere come sono venuti, fateli per i vostri nipotini e i vostri figli, è una cosa veramente strepitosa. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e che vi sia venuta voglia di farle proprio in questo periodo in prossimità del carnevale. Se così fosse, come sempre, scrivetelo nei commenti, fatemi sapere le vostre varianti e come vi sono venute. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale se vi fosse venuta voglia, che per me è importantissimo, e a lasciarmi un like. Siamo dunque giunti al momento dei saluti, io vi ringrazio come sempre, vi do appuntamento alla prossima video ricetta, festeggiate e divertitevi in questo carnevale, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti da Grappa Pelata, ciao belle gioie, ciao! Mamma mia, carnevale vecchio pazzo del 2024, ci vediamo anche nel 2025.